Non mi ero fermato qui per dirvi questo, ma in questo momento mi va di dirvelo e ve lo dico. Lo dissi già in un altro video, ma probabilmente tanti hanno sentito quelle parole, ma pochi hanno ascoltato, hanno colto quello che volevo dire in quel pensiero. Will I ever learn to love again? Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi è sabato 8 ottobre 2022, sono appena le 8 del mattino, 8 meno 5 per l'esattezza. Ci sono 11 gradi e una discreta nebbiolina. Vedete la nebbia è a banchi, ma tra un po' che ci allontaneremo da questa parte qui e col passare anche del tempo la nebbia sarà soltanto un ricordo. Adesso andiamo a fare benzina e poi si punta la bergamasca. Puntiamo dalle parti di Bergamo, iniziamo ad arrampicare qualche passo di quella zona lì, ma non vi anticipo nulla, faremo strada insieme. Comunque si punta verso est. Adesso la prossima fermata sarà la pompa di benzina. Per fortuna i prezzi sono un po' scesi rispetto ai mesi scorsi e ci stiamo riavvicinando quasi alla normalità. Certo, c'è ancora lo sconto che il governo fa. Come siamo in tangenziale, 8:30, la nebbia come si arriva in città scompare. Ho trovato un po' mentre venivo su alcune strade secondarie, ma tutto sommato era poca roba. Adesso farò un pezzettino tangenziale, poi ci facciamo un pezzo di autostrada fino alle parti di Bergamo più o meno e vi evito la Sala Pallosa. A questo punto ci risentiamo una volta usciti a Bergamo. Go, si va! Sono le ore 9 e siamo all'uscita di Bergamo. Diciamo che poteva andare anche meglio l'uscita di Bergamo, C'è da dire che c'è il sole nel frattempo, la nebbia è un ricordo, 18 gradi e quindi a parte questa coda che ci stiamo facendo all'uscita, che non mi attendevo, non mi aspettavo, il viaggio lungo l'autostrada è scivolato come l'olio, c'era movimento sì, ma niente di drammatico, quindi adesso ci apprestiamo a uscire e iniziamo la nostra bellissima giornata. Una volta superata la barriera abbiamo fatto un altro po' di coda, di traffico, perché c'è qualche manifestazione, ci sono un po' troppi vigili urbani fermi con delle postazioni. Comunque da lì poi abbiamo imboccato la SP35 Valseriana. La situazione in Valseriana è un po' seria sotto l'aspetto traffico, come vedete c'è un po' coda dappertutto. Adesso conto, spero tra qualche chilometro di lasciarmi alle spalle tutto questo caos che sto trovando finora veramente traffico, eppure sono le 9:30, ma non pensavo fosse così drammatica la situazione. Nel frattempo la temperatura sta scendendo, ovviamente siamo in valle dove c'è ombra, ci sono 11 gradi e mezzo, la situazione è abbastanza freschina. Il caldo sicuramente è un lontano ricordo, magari si scalderà quando saremo al sole, ma non credo che oggi soffrirò il caldo. Questo è l'andazzo che c'è in questo momento. Siamo a pochi chilometri da Clusone, ecco il cartello, 6 km. Siamo in località Ponte Nossa e proseguiamo direzione Passo della Presolana. Abbiamo lasciato la 35, siamo sulla SS 671 e si va decisamente meglio, il traffico è decisamente più snello. Siamo lasciati alle spalle Clusone, adesso come dicevo Passo della Presolana e quindi Val di Scalve. La giornata è stupenda, non c'è una nuvola anche se l'aria è frizzante. In questo momento abbiamo 13 gradi e non vi nascondo che avendo i guanti leggeri ho dato una fiammatina alle manopole perché le mani ce le ho freschine. Adesso iniziamo a salire, piano piano si sta salendo, Dico piano piano perché si attraversano diversi borghi dove è tappezzato, costellato di tabelle che indicano che c'è il controllo della velocità e il limite è 50. Guardate che montagne strepitose qua sopra e quindi la velocità è moderata. Lo scenario intorno a noi è decisamente tanta roba. Adesso tra un po' finirà il limite di 50 e potremo goderci un po' di più la strada. Il traffico è pressoché nullo, qualche pullman che fa questa linea, ma per il resto pochissima roba. Ciclisti, ecco, dei ciclisti, sì, quello sì. Gli asinelli, sono 3 asinelli lì ed è tutto molto molto figo. Guardate i colori, il rosso, il verde, il giallo, la montagna sullo sfondo, è una cartolina sembra. Qui sono piste da sci alla nostra destra, che ovviamente lavorano nel periodo invernale. Passo della Presolana credo che sia uno di quei passi che non ho mai fatto, nonostante sia qui vicino. Qui è costellato zeppo di telecamere, quindi rallento un attimino, non so se
se lasciano dei ricordi con le telecamere o se si limitano ad essere telecamere di sorveglianza. E qui alla nostra destra pista da sci, e qua il limite è 50. C'è una leggera foschia che si sta alzando col sole, ma è molto 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 carino. Non c'ero mai stato, ve lo confermo. No, non c'ero mai stato qua. Eppure qui, eccolo qua, Cantoniera della Presolana, Castione della Presolana, e il passo dovrebbe essere qui. Eccolo qua, passo della Presolana, dove c'è il ciclista, la ciclista, passo della Presolana, eccola qua. Direi che non mi fermo neanche, direi che tiro dritto, tiro avanti e mi fermerò più tardi, anche perché adesso punteremo la Val di Scalve, dove troveremo una stradina molto deliziosa, a vederla perlomeno da Google. Quindi, siccome la strada è ancora un po' lunga, perché non finisce qua il giro come potete immaginare, cerchiamo di non perdere tempo all'inizio. Qui la strada è particolarmente tortuosa, dovrebbe essere anche stretta. Guardate qua sotto che serie di tornanti che ci sono, è un budello che si avvita su se stesso qua. Dall'alto si vede asfalto appena fatto, asfalto nuovo, altissimi livelli, anche se come vedete da questo lato è un po' bagnato, c'è un po' di umidità, la notte ha lasciato bagnato a terra, però molto molto graziosa, molto molto bella, e il traffico praticamente non c'è. Guardate sta montagna qua. Mi fermo qui un attimo, tanto non c'è nessuno. Questa è la strada che si arrampica sulla montagna, e guardate qui che spettacolo è. È uno spettacolo incredibile. Vi ripeto, mai fatto. Ieri sera ho detto vabbè, vediamo sto giro qua, e allora ho puntato questa strada qui, e poi ho detto proseguiamo, perché vedo questa stradina molto piccola, molto carina, che sicuramente ci regalerà delle emozioni, e infatti così è, molto molto bella. Poi non mi aspettavo sinceramente un asfalto così nuovo, l'asfalto è incredibilmente perfetto. Beautiful, 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 veramente tanta roba. Segnatevi il passo della Presolana e segnatevi Val di Scalve, perché ragazzi questa strada qui è una roba pazzesca, l'asfalto non vi farà pentire, veramente veramente una sorpresa, una bella sorpresa questa qua. Mi aspettavo una stradina malmessa, invece è messa decisamente bene. Adesso da qui praticamente procediamo verso Schilpario, riusciamo dalle parti di Edolo, vicino ad Edolo. Che incanto che è qua sotto. Questa è Val di Scalve. Tutto questo è semplicemente meraviglioso, perché sono le 10, sono su una strada bellissima, sono da solo, praticamente da solo, me la sto gustando alla grande senza correre, ma è veramente una bellissima sorpresa questa, perché vi ripeto, non mi aspettavo una strada simile e soprattutto dei paesaggi simili. Ero partito con poche aspettative da questo versante, e invece vi devo dire che merita assolutamente, anzi mi sembra strano che ci sia così poco traffico sinceramente. Dopo quel cinema di strada scendiamo, praticamente prendiamo la 294, siamo ancora ovviamente in Val di Scalve, e qui praticamente andiamo, dovrebbe essere il passo del Vivione, ma intanto noi puntiamo Schilpario, non siamo ancora arrivati a Schilpario, quindi proseguiamo su questa strada qui, sulla 294. Ci sono in alcuni punti degli scorci che meriterebbero sicuramente una sosta in più, ma vi ripeto, di strada ne abbiamo un po', le ore di luce si sono ridotte, quindi non voglio neanche arrivare a casa tardi, quindi mi voglio sì godere i posti, ma non voglio fare neanche una corsa. Come vedete i cartelli indicano la strada che vi ho detto, la 294. Anche questa tutto sommato non è messa male, c'è qualche imperfezione di tanto in tanto, ma è decisamente in un discreto stato.
Qui siamo a Schilpario, da qui proseguiamo sempre sulla 294 e credo che arrampicheremo anche sul passo del Vivione. Tra un po' incontreremo una zona dove c'erano delle miniere, posti molto molto tranquilli, ritmi lenti, traffico zero praticamente. Veramente veramente sorprendente tutto questo. Eccolo qua, il cartello che ci avvisa che è finito il paese di Schilpario. E adesso ci tuffiamo in mezzo al bosco praticamente, su questa vallata qui che è incredibile, Val di Scalve. Qui c'è la miniera, qui ci sono delle miniere che si possono visitare, qui subito dopo Schilpario ce li insegna, si parcheggia e si va a piedi. Non vi nego che in questo momento qui non batte il sole e la temperatura è scesa, sì, siamo a 10 gradi. Questa è l'entità del traffico che c'è. Troverete praticamente nessuno su questa strada qua. E proprio perché non trovate nessuno, è una di quelle strade che apprezzo molto, estremamente molto. Che colori. Legna ne abbiamo qua, legna a volontà. Siamo in Val di Scalve, un posto veramente bello, non c'ero mai stato e mi sta sorprendendo sempre di più. Dietro di noi ci sono 3 giacimenti minerari. I minerali venivano estratti in maniera abbastanza arcaica e il materiale si trova all'incirca all'altezza di 2000 metri. Sempre in Val di Scalve, poco dopo le miniere, si trova questo museo militare che però, ahimè, è chiuso oggi ed è aperto domani. Domani sarà visitabile dalle 10 alle 17. Qui all'esterno troverete questo trattore e questo camioncino. Che praticamente la ruggine sta divorando. Vedendo su Google ieri mentre disegnavo la traccia, qui c'era una vecchia mitragliatrice, oltre che al trattore e al camion c'era anche una mitragliatrice, ma probabilmente l'hanno messa all'interno. Ripeto, oggi è chiuso ed è visitabile domani dalle 10 alle 17. Proviamo a vedere se c'è qualcosa che è possibile vedere così. Proviamo a vedere qui dietro se c'è altro, ma vediamo. Museo storico militare. Ragazzi, qui siamo sul retro, parte quest'altro vecchio camion, c'è poco altro, c'è quest'altra roba qui, c'è quest'altro camioncino, ovviamente sono abbandonati, dismessi, non so se fanno parte del museo che è qui dentro, no. E c'è quest'altro macchinario che probabilmente farà parte delle miniere, dubito che sia militare. C'è questa fontana dove esce acqua ghiacciata, ma probabilmente è tutto all'interno. Adesso torniamo verso la moto e proseguiamo il nostro giro. Passo del Vivione, ed in tutto questo la temperatura è decisamente fresca, soprattutto qui. Siamo all'ombra e è assolutamente freschino in questo momento. Praticamente 50 metri dopo che ci siamo fermati noi c'era l'ingresso di una delle 3 miniere Gaffione. Adesso, come vedete, qui la strada è particolarmente stretta, stiamo arrampicando sul passo del Vivione. Ecco qua, quello che c'è, foglie, sembrava una frana, foliage. Strada stretta però asfalto buono per ora, quindi molto bene, e si va. Siamo a circa 1300 metri di altezza. Qui adesso tra un po' inizierà tutto un zig e zag, vedo dal navigatore, ed è tutta così, stretta, piccola e zig e zag, stretta, piccola e zig e zag, però è giusto così, con questo sole, questi colori, è tutto molto figo. Ecco le mucche. Tra l'altro c'è una differenza di temperatura dal sole all'ombra incredibile. Adesso qui al sole si sta decisamente bene, ma all'ombra vi posso garantire che si batte un po' i denti. Ecco i tornanti che vi dicevo. Adesso ci sono una serie di tornanti e serpentine molto strette.
Per fortuna che non c'è traffico su questa strada qui. Tra l'altro si vede che è iniziato ad arrivare il fresco, perché una batteria della GoPro è già finita. Infatti quel borsello che vedete di fianco al navigatore è dove metto il caricatore delle batterie, quindi quando vedete quel borsello vuol dire che sto ricaricando le batterie. Ce ne ho altre, ma intanto mi tengo sottocarica tutto in maniera che all'occorrenza non ho problemi. Che scorci, che strada, guardate qua, molto 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 bello. Andare ovviamente è bassa, si va piano per fare queste strade qua, tortuosa, stretta, ma ci sono dei colori veramente incredibili, è una pace surreale. Ma chi sta meglio di me in questo momento? Chi ci sta meglio di me? Guardate quanto è stretta la strada qui, per farvi rendere l'idea. Una macchina ci passa, attenzione, che guardate qua, una macchina sola in questo momento ci passa. Quindi occhi aperti, prudenza, andatura lenta. Però vi ripeto, scorci, panorami, colori veramente incredibili. Fantastico, fantastico, fantastico. Non l'avevo mai fatto, è incredibile, è qui vicino, eppure non ci sono mai stato qua. Ieri per caso ho detto disegniamo quest'altro percorso ed è uscito, sta uscendo fuori un giro strepitoso, veramente bello. E guardate il traffico che c'è, praticamente sono solo io, qualche ciclista ed aggiungerei per fortuna solo io, perché con una strada così stretta oggettivamente diventerebbe un problema. Definite voi questo spettacolo qua, definitelo voi, perché io sto rimanendo letteralmente senza fiato. Non mi aspettavo una roba simile, non mi aspettavo determinati scorci, ma è veramente tantissima roba qua. Sarebbe da filmarla tutta proprio questa roba qua, da fare piano, perché come vedete le curve sono cieche e la strada è stretta, particolarmente stretta, ma estremamente tanta roba. E ripeto, per fortuna che non c'è traffico, che qua col traffico è drammatica la situazione. Immagino se qualcuno dovesse arrivare qui sbadatamente con il camper, ma anche semplicemente due macchine, qui sarebbe un problema. Guardate qua se venite con la macchina e si incrociano due auto, dove vai? Come gli metti nome qua? Arriva una moto. Due moto si fa fatica, si deve andare veramente piano. Altamente hard questa stradina qui. Credevo fosse stretto il passo Gavia, ma a confronto il Gavia è un'autostrada. C'è da dire che a differenza del Gavia questo è un manto d'asfalto decisamente in ottimo stato, ma è molto, adesso qui è più larga la strada come potete vedere,
ma il tratto che abbiamo appena fatto è particolarmente stretto e non sono pochi i chilometri in quelle condizioni. Beautiful. Ragazzi, siamo a 1800 metri. Guardate, quei ragazzini mi hanno salutato, quelli hanno delle moto, sono arrivati lì. 1800 metri, 10 gradi. Questo è Passo del Vivione. Tanta, estremamente tanta roba. Consigliatissimo, non consigliato, straconsigliato. 1827. Ecco altre moto, ma io sono rimasto letteralmente a bocca aperta, non mi aspettavo, che non mi ero neanche informato del passo, cioè l'avevo sentito qualche volta, ma sai quando le cose ti scivolano addosso che manco gli dai peso? Ecco, Passo del Vivione era una di quelle, ma vi garantisco che merita molto più di altri passi ben più blasonati, da fare piano, da gustarselo, ma con una giornata così è veramente tanta roba. Qui sono 10 gradi, 11 gradi a 1800 metri, perché c'è il sole, perché sotto dove non c'era il sole eravamo anche qualcosina meno. Adesso stiamo iniziando la discesa dal Passo del Vivione, sono dei colori, una pace, una tranquillità, è veramente bello, molto bello, assolutamente. Meriterebbe più soste da fermarsi, ma come vedete in alcuni punti dove uno vorrebbe fermarsi non c'è neanche fisicamente lo spazio per fermarsi. In alcuni tratti sono delle piazzole, altrimenti bisogna parcheggiarsi fuori dall'asfalto. Qui il limite è 30 all'ora e penso che sia giusto così. Qui c'è un bel budello, qui ci sono due tornanti uno dietro l'altro, uno e un altro qui, un po' di foliage. Larghezza variabile da 2,5 metri a 4,5 metri. Caduta massi e ci sarebbe da toccarsi. Da 1800 metri siamo arrivati a circa 1200 e dai 10 gradi che avevamo siamo scesi a 8 qui. Lungo la strada troverete anche diverse statuette fatte di legno, scoiattoli, dei volti umani, degli gnomi, ce ne sono diversi. Guardate a destra e a manca perché li trovate sparsi qua e là. Qui nel frattempo dalla provincia di Bergamo siamo passati nella provincia di Brescia. Ragazzi, praticamente siamo riscesi, siamo a circa 500 metri di altezza, ormai la strada si è fatta più larga, se così vogliamo definirla, se non altro due auto ci passano. Allora, Passo della Pesolana molto bello, Passo del Vivione 10 lode, spaziale, fantastico, strepitoso. Unica cosa, io sono stato particolarmente fortunato perché ho trovato poco traffico, quindi sono riuscito a godermelo, ma se banalmente si incrociano due auto e voi siete dietro una delle due, ci passate la giornata intera, soprattutto dove la carreggiata è particolarmente stretta che neanche le due auto possono incrociarsi. Io sono stato particolarmente fortunato a incrociare soltanto due auto che tra l'altro si sono accostate e mi hanno fatto passare, soprattutto nell'ultimo tratto, ma se trovate altre auto davanti a voi la situazione si fa particolarmente drammatica, oltre che pericolosa, perché comunque non vi nego che qualcuno accelera su queste strade qua da incosciente, perché sono state veramente strette e piccole, non so con quale coraggio accelerano, ma alcuni lo fanno e quindi un po' di ansia ve la metterà addosso, però vale la pena di essere fatto. Passo del Vivione 10 lode, assolutamente. Fino a poco fa eravamo lì sopra, questa è la discesa del Passo del Vivione, si scende in fondo, rotonda e adesso via verso il Passo della Prica. Qui praticamente siamo sulla SS42, tra 25 km più o meno dovremmo essere sul passo. C'è un po' di traffico, al limite è 70 all'ora, ma a 70 si va decisamente bene. E praticamente da Val di Scalve siamo in Valle Camonica. Adesso attraverseremo dei piccoli borghi lungo la strada, in questo caso siamo a Malonno, ci mettiamo a 50, rispettiamo i limiti e attraversiamo questo paese. Come vedete qui è Edolo, saremmo anche non molto distanti dal Passo dello Stelvio in realtà. Qui in realtà si è in mezzo a un Luna Park, perché dove si gira c'è il Gavia, c'è il Tonale, c'è tanta roba. Adesso noi abbiamo scelto, perlomeno io ho scelto di fare Aprica, poi riscendo verso la vallata saliamo
verso il passo San Marco, riscendiamo a Bergamo e ci torniamo a casa. Questo è il giro che faremo oggi. Ma che cartolina è tutto questo qui? Siamo immersi, letteralmente immersi, ragazzi, in una cartolina. Ci sono 18 gradi rispetto agli 8 della Val di Scalve, è un altro andare sicuramente. Anche il traffico, qui abbiamo messo il cruise, siamo a 80 all'ora, il limite è il 90 su questa strada qui, ma ce la facciamo andare più che bene. E qui c'è il fiume, o meglio c'era una volta il fiume qui di fianco, è completamente arso, asciutto, totalmente asciutto, qualche piccolo rigagnolo d'acqua in realtà, ma poca roba. Siamo a pochi chilometri da Edolo e da lì poi inizierà la nostra arrampicata verso il passo della Prica. Ok ragazzi, SS39, iniziamo ad arrampicare sul passo della Prica, località Nembra. Siamo qui, siamo a 12-15 km dal passo. Questa è la Valle Camonica e questa è la strada che ci porterà sul passo. La strada per salire sul passo della Prica in alcuni tratti è particolarmente stretto e fino a poco fa non vi nego che avevamo davanti un camper che ha fatto fare una coda che non finiva letteralmente più. Tra l'altro la coda ce la siamo trovati letteralmente in curva e per fortuna che la velocità non era esagerata e siamo riusciti a mantenere la distanza e a non impattare con le macchine che fondamentalmente erano in coda. La giornata è veramente spaziale, sabato 17-18 gradi, è molto 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 bella. Poi ci sono dei momenti in cui è veramente difficile tenere a bada. Ok. E poi vi trovate queste transumanze di mucche. C'è andata molto di lusso qua. Guardate che strada. Come suona SC, come suona. Strada top, veramente. Adesso tiriamo in barca e ci mettiamo a 50. Questo è il passo della Prica. Quanto traffico c'è oggi qua? Beautiful place. Siamo a pochi chilometri dal passo e manca veramente poco. Strada molto bella da questo lato. Eccolo qui, passo della Prica. Alla nostra sinistra ci sono piste da sci. Ovviamente neve non ce n'è perché è presto adesso. Questo è il passo. Scendiamo dal passo della Prica. Guardate davanti a voi che vallata che abbiamo. Dall'alto è molto bella, attraversarlo un po' meno perché ci sarà un po' di coda, un po' di rallentamenti sicuramente visto la giornata, visto che è sabato. Però ne vale la pena perché poi scendendo da qui andremo sul passo di San Marco. Nel frattempo si è fatto mezzogiorno e quindi magari inizieremo a pensare anche a un posticino dove fermarci e mangiare, perché di mangiare sul passo di San Marco forse farà un po' troppo fresco per mangiare lì sopra.
e quindi magari è il caso di o ci fermiamo lungo il passo in un posto esposto al sole, tanto alla panchina ce l'abbiamo presto, stacco le borse, mi siedo le borse come sgabello, il pranzo ovviamente è a bordo come sempre, poi niente, poi ci gustiamo la strada. Guardate che strada che è, asfalto nuovo. Fino a poco fa abbiamo sofferto un po' perché c'era un camion in discesa con un grosso rimorchio che aveva fatto fare una coda incredibile, e sorpassare in queste condizioni in sicurezza è veramente impossibile, quindi ho dovuto attendere un tratto di rettilineo e poi ho potuto dare il sorpasso in totale tranquillità. Ok, adesso qui, anche se la tentazione è molto grande di andare verso destra, perché vedete dove siamo, c'è lo Stelvio, c'è St. Moritz, c'è il Bernina, c'è tutto e di più, non ce lo possiamo permettere come orario, andiamo a sinistra e passo San Marco. La strada qui lungo la vallata, quella che mi porta a Morbegno fondamentalmente, ai piedi del passo di San Marco, non passa più, saranno una 30, 35, 40 gradi, non lo so, ma è di una monotonia incredibile, infinita veramente. Poi è costellata di velox ovunque, quindi si rallenta, si va piano, ma è di una pallosità allucinante. Ragazzi, 12:45 finalmente siamo arrivati a Morbegno, non ce la facevo più a fare quella strada invallata tutta dritta. Adesso qua si gira a sinistra e iniziamo ad arrampicare sul passo di San Marco. A questo punto ci troveremo un posticino per mangiare al sole, bello per i fatti nostri, e poi faremo una sosta magari sul passo. Intanto pensiamo a salire, poi vediamo. È ora di pranzo, quindi magari non ci troviamo neanche troppo caos in giro, spero. Passo San Marco, 25 km. Adesso qui all'inizio la strada non sarà bellissima, il fondo, soprattutto sotto il bosco si ballerà un po', l'asfalto non è bellissimo sempre, ma ce lo facciamo andare bene uguale. Adesso c'è un bel tornante qui, ok, vedete come in poche curve già iniziamo a salire. Fantastico, dove mi aspettavo asfalto pessimo hanno appena riasfaltato, guardate qua, asfalto nuovo, un tavolo da biliardo, molto 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 bene. Mancano 11 km per arrivare in cima al passo, ma come vi ripeto troverò un posticino dove accostare lungo la strada, al sole spero, sedermi, pranzare. Complice l'orario non c'è molta gente in giro, c'è qualcuno ma decisamente un traffico accettabile, come potete anche vedere voi, insomma, ecco. Vi ricordo che c'era un posticino su una roccia più avanti con un bello scorcio sotto di noi, guardate che panorami, che colori che c'è, addirittura si taglia l'erba qua, tanta roba, assistenza top qui, insomma si scherza qua, si buttano le foglie e via go, si raccoglie, si fa, si lavora, ottimo e abbondante. C'erano i ragazzi andare piano, che c'erano gli operai at work. Ecco, in alcuni punti ci sono degli avvallamenti, come vedete si zompetta, quindi si rallenta, si va piano e ci si gode i colori, la strada, i posti. Siamo esattamente a 1530 metri e in questo momento la temperatura è di 13 gradi, decisamente perfetto. Guardate questo passaggio qui, fin poco fa eravamo qui sotto, però devo guardare davanti perché devo stare molto attento. Qui la strada è stretta, è bagnata, non c'è molta visibilità nelle curve, quindi si prosegue, passo lento e deciso. Sono dei pezzi di asfalto molto rovinati sulla destra che purtroppo, complice l'ombra, vengono nascosti e ci si rende conto di stare su quei tratti solo quando ci si è sopra, in pratica. 7 km al passo.
passeremo lì sopra. Passeremo lì sopra, il Passo San Marco è su in cima lì. E io ho già individuato il posto dove mi fermerò per pranzo. Il posto dove mi fermerò è esattamente davanti a voi. C'è una bella roccia con questo spettacolo sotto di me, senza nessuno che mi abbuffa. Eccolo qua, l'ho già individuata. Una volta mi fermai qui a fare una foto e visto che c'è il sole e visto che c'è spazio e considerato che c'è una vista mozzafiato, mi fermerò esattamente qui. Qui, andate qua, preciso, qua, mi fermerò qui. Questo sarà il posto dove pranzerò, con questo sfondo qui. Adesso vi mostro il mio tavolino da pranzo. Io pranzerò qui. Sono le 13:10, 13:15. Questo sarà il posto dove io pranzerò. Guardate qua dove sono. Questa è la strada, qui c'è la moto e qui sotto di me c'è questo spettacolo qui. Sentite il rumore che c'è? Solo un piccolo ruscello che c'è qui sotto e basta, il nulla. La sommità del Passo San Marco è dietro questa montagna qua. Io mi attrezzo qui per pranzo. Non c'è nessuno, sto da solo, sto benissimo. C'è il sole, quindi si percepisce anche una temperatura più alta di quella che c'è all'ombra. Mangiare ce l'ho in moto e a bordo abbiamo tutto, persino la mucchina, e si prepara il pranzo. Il pranzo sarà bresaola, acqua e gallette e un panorama mozzafiato. Penso di stare meglio di tanti che stanno seduti al ristorante. Si rimette la mucchina a posto, si prende il cibo e si va sul tavolino. Buon appetito! Ragazzi, il pranzo l'abbiamo terminato. Sentite quanto caos c'è in questo posto qua. Ed è stato così per tutto il pranzo. Qualche ciclista, 2 moto e un'auto. Io, il vento, il rumore di quel ruscello, non so se si sente, e la solitudine. Allora, io ho cercato in qualche maniera di cambiare me stesso e di cercare di uscire in compagnia, in comitiva. È più forte di me, ragazzi. Io, la mia indole è proprio da orso, da cane sciolto, da solitario. Anche se poi mi faccio prendere dall'entusiasmo dall'organizzare un'uscita, un weekend, un giro con più persone. Poi mentre lo faccio mi vedo tante cose che non vanno come vorrei e mi pento di averlo fatto. Questo perché? Perché col passare degli anni è uscito quella che è la mia indole è quella di stare da solo, fondamentalmente. Del condividere, sì, con i video, condividere qualche giro con qualcuno, ma si possono contare sul palmo di una mano, che abbiamo gli stessi ritmi, gli stessi modi di pensare, gli stessi modi di fare, ma per il resto è decisamente difficile per me uscire in gruppo. L'abbiamo fatto più volte, a volte ci è riuscito meglio, a volte ci è riuscito peggio, a volte è stato un disastro totale e io penso di uscire da solo, ma non perché non me ne voglia nessuno, non è cattiveria, non è menefreghismo, è semplicemente voler bene a se stessi. Io credo che la vita è una e tutti noi dobbiamo viverla al meglio, come piace a noi e non come piace a Mario,
come piace a Antonio, come piace a Gennaro. Ognuno di noi è giusto che viva la vita come la immagina, come la desidera, come la vuole. Adesso sono qui a parlare con voi, intorno a me non c'è nessuno, mi sono fermato su questa roccia, ho mangiato qui con un panorama sotto di me fantastico e ad altri non so se una cosa del genere sarebbe piaciuta. Non so se mi avesse permesso di stare qui mezz'ora, 40 minuti, un'ora, quello che voglio io. Stando da solo posso fare quello che voglio e questo penso che sia la cosa più bella che ognuno di noi possa fare nella vita. Poche cose possiamo fare, questa è una delle tante ed è giusto che ognuno si viva la propria vita come la vuole, come la desidera, come la sogna. Non mi ero fermato qui per dirvi questo, ma in questo momento mi va di dirvelo e ve lo dico. Lo dissi già in un altro video, ma probabilmente tanti hanno sentito quelle parole, ma pochi hanno ascoltato, hanno colto quello che volevo dire in quel pensiero. A me la comitiva piace, ma penso che per andare in moto non sono portato, ecco, a uscire con tante persone. Non sono portato perché faccio fatica a stare ai ritmi degli altri, faccio fatica a perdere tempo. La perdita di tempo a me danno un fastidio allucinante. E voi potrete giustamente dire perché. Adesso che sei seduto sul muretto e stai registrando non stai perdendo tempo. Per tanti è perdita di tempo, per me no. A me questo piace, mi fermerò anche sul passo se non tira molto vento a fare un volo col Mavic. Per me questo non è perdita di tempo, per me perdita di tempo è quello che non piace a me. Siccome quello che non piace a me non è detto che non piaccia ad altri, è giusto che ognuno faccia quello che a ognuno piace. La condivisione è bella se tutti la pensano alla stessa maniera. Andare in moto in gruppo può essere bello se tutti hanno gli stessi ritmi, se tutti hanno lo stesso piacere di fare determinate cose, altrimenti diventa un vero e proprio calvario per tutti, per chi sta avanti e per chi sta dietro. Il giro di oggi l'ho deciso ieri pomeriggio ho deciso di fare questo giro qui. Se avessi voluto fare questo giro qui con altre persone, chiamate, WhatsApp, richiama un'altra volta, pensa a dove trovarsi con una, dove trovarsi con un altro, uno fa tardi, uno fa presto, la vita è una. Merita di essere vissuta nel migliore dei modi. Poi ognuno la vive come vuole. Io la penso così. Sono un cane sciolto, mi piace così. Alcuni potrebbero dire: ma se ti succede qualcosa stai da solo? Amen. Pazienza, l'ho voluto io, me la sono cercata io, me la risolvo io. Forse l'ho già detto, alcuni soffrono la solitudine. Alcuni cercano la compagnia non perché hanno piacere di stare in compagnia, ma perché da soli si sentono persi. Io, da solo, sto da Dio. La solitudine è la mia migliore amica. Sto benissimo da solo. La compagnia va bene, va benissimo. Potrebbe andare bene d'inverno, quando fuori piove, in un ristorante, a casa, con gli amici, ridere e scherzare. Ma con una giornata così in moto, le perdite di tempo io le odio. In compagnia va bene, ma da sola va meglio. Detto ciò, torniamo in sella, saliamo sul passo, che di strade ne abbiamo ancora diverse. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Gli ultimi chilometri per il passo San Marco, eccolo qua, ci siamo. Lì è il passo, che ve lo dico a fare. È semplicemente incredibile, fantastico. C'è un leggero vento, ma tenete conto che siamo a oltre 2000 metri qui, Qui siamo a 2020, dovremmo essere. C'è qualche moto, ma guardate qua cos'è. Incredible. Veramente tantissima roba. Tanta roba. E ridendo e scherzando siamo arrivati sul passo di San Marco, dove anche qui ho trovato un ragazzo che saluto, il KTM, mi pare vado a memoria 1190, non vorrei dirne eresia, di Parma. Siamo incontrati qui, mi ha riconosciuto, mi ha salutato, e fa il fabbro, lo saluto
e lui poi proseguiva, tornava verso casa. Anch'io adesso farò il passo San Marco, poi si riscende e si torna verso casa. Il mondo è piccolo a quanto pare, ci si conosce un po' tutti. Tira un po' di vento ma si sta decisamente divinamente. Il passo San Marco, vedete il vento soffia, colori pazzeschi ragazzi, colori veramente molto belli. Adesso si prosegue, si continua, si va. Sono ripartito dal passo di San Marco, nel mentre salivo in moto altri due ragazzi mi dicono: ma io questa persona qui la conosco, questa faccia la conosco. Adesso mi torna il nome, dico: Massimiliano, ah sì, ti seguo su Facebook, ho visto che avevi riverniciato la moto e avevo notato il colore. È piccola ragazzi, il mondo è piccolo ed è bello così, molto bello quando ci si incontra. Come disse una volta con Anselmo alla Reunion, lo disse lui, disse: è bello il contatto virtuale, ma quando c'è quello reale è meglio ancora. Adesso ci fermeremo, un'altra sosta la farò a questo rifugio qui sotto. Perché? Perché su questo rifugio qui sotto c'è il simbolo del leone di San Marco. E voi direte: il leone di San Marco che ci sta a fare qui? E adesso vi dico: il leone di San Marco, cioè che questi territori qui erano sotto la Repubblica di San Marco, ed ecco perché c'è il leone di San Marco. Quindi adesso scendiamo, facciamo un'ultima sosta qui e poi ci facciamo tutta una bella tirata fino a casa più o meno. Sarebbe bello fare anche gli orridi da Valtaleggio, ma si allunga inesorabilmente, e quindi ci facciamo andare bene già questo giro di oggi, che sinceramente, lo dicevo anche con loro, i ragazzi con cui ho parlato prima di salire in moto, il passo del Vivione ragazzi mi ha sorpreso, veramente tanta roba, e anche il passo di San Marco ci sta dando grosse soddisfazioni, decisamente. Adesso praticamente per andare in quel rifugio dove vi dicevo che c'è il simbolo di San Marco si andrà qui. San Marco è patrono di Venezia, giusto una sosta qui per vedere quel leone e poi si prosegue. Adesso ci parcheggeremo qua, ci fermiamo un attimo qui e poi si riparte a bomba. Eccolo qua, il leone di San Marco. Per 2 secoli questa casa cantoniera vigilò sulle Alpi Brembane i traffici e la sicurezza della Repubblica di San Marco. Il passo di San Marco è il valico più basso fra Valtellina e Versanti Orobico meridionale ed è anche quello più facile e storicamente importante, da quando, con l'apertura della via Priula, fortemente evoluta dalla Serenissima Repubblica di Venezia, signora, dal 1432, di Bergamo e delle sue valli, divenne il punto culminante della più trafficata via commerciale. Venezia intendeva così evitare la via di transito per i territori del Ducato di Milano e quindi della rivale Spagna, una questione politica ma anche economica, perché le tariffe doganali degli spagnoli erano parecchio esose. Fu il podestà veneto di Bergamo al Vise Priuli a caldeggiare questa nuova via ed a curarne la costruzione nell'arco del biennio tra il 1590 e il 1592. In suo onore essa venne dunque battezzata via Priula. Adesso, una volta che abbiamo scoperto anche quest'altra chicca, possiamo tranquillamente tornare in sella e discendere il passo di San Marco, anche se resterei volentieri qui. Si sta divinamente ragazzi, c'è un panorama pazzesco. Cantoniera di San Marco, San Marco. Praticamente sulla strada, invece di proseguire sul passo di San Marco, c'è una piccola deviazione da fare, queste poche centinaia di metri, e arrivate qua. Ed è una casa cantoniera che vigilò i traffici della Repubblica di San Marco per circa 2 secoli. Adesso torniamo in sella e proseguiamo. Adesso da Ca di San Marco si discende il passo. Qua si sente un odore di carne arrosto fantastico. Si va.
Adesso qui ce la facciamo a un passo molto blando, molto, perché la strada è stretta, perché comunque è appena pranzo e tanti magari, complice la bella giornata, ne vorranno approfittare per farsi un giro qui. Noi come sempre dobbiamo portare la pellaccia a casa, quindi girare sì, godersi il panorama pure. Che spettacolo è sto passo qui, è semplicemente sublime tutto ciò, fantastico. Tra qualche chilometro noi arriveremo proprio giù in fondo, su quella vallata che c'è alla nostra destra. Chilometri che faremo più in basso sarà praticamente una scala di tornanti, pieno zeppo di tornanti, stretti, molto stretti. Per fortuna il traffico è poco, quindi molto bene così. Arrivano i colori autunnali, i boschi iniziano a colorarsi di rosso, di marrone, con le mucche. Reunion DGS qua. E adesso iniziano i tornanti qua sotto, c'è un zig zag abbastanza impegnativo, ma noi piano piano ce lo facciamo, con calma e sangue freddo, e si fanno i tornanti. Go, si va. Aspettiamo che faccia lui il tornante e poi andiamo noi. Qui sotto c'è un twist, ragazzi, che è 1000 volte più tortuoso di quello dell'Acquafan. Questi andate a funghi, ognuno fa il suo. Bici, funghi, moto, mix letale qua c'è. Guardate qua sotto cos'è. E anche il passo San Marco è finito, ahimè. Ne approfitterò sia per togliere la 360 da sopra il casco, sia per alleggerirmi un po', che adesso inizia a fare caldo e dove andremo non è che potrà scendere la temperatura, anzi. Faremo una breve sosta, ci svestiremo. Ecco qua, guarda, qua preciso. Eccoci qua. Fermiamo qui, ci svestiamo e si riparte. Ragazzi, non notate nulla della mia sella, delle nostre selle, sia quella di Cinzia che quella mia? A parte il segno qui. Qui manca la cinghia del moto airbag. Il moto airbag ce l'ho addosso. Max Roccabianca mi ha regalato questo gancio qui. Ho tolto una vite, ho messo il gancio, praticamente il MAB lo aggancio direttamente qui, sia il mio che quello di Cinzia, così evito di tenere la cinghia. Stamattina ero curioso di provarlo, funziona alla grande, ci devo soltanto fare l'abitudine, perché qui mi veniva molto semplice, ormai erano secoli che usavo da qui ad agganciare e sganciare il MAB, adesso l'aggancerò qui. È più discreto, non ce l'ha la cinghia ed è sicuro tanto quanto quello. E quindi dai piedi del passo di San Marco iniziamo il rientro verso casa. Adesso puntiamo, opla, qua, opla. Mamma mia, sto laghetto, qui ce n'era sempre pochina d'acqua, non tantissimo, però così no. Qui stanno facendo dei lavori, quindi si va un po' più piano. C'è una diga, c'è una centrale elettrica qui. Adesso da qui, dicevo, puntiamo verso Bergamo, quindi piano piano rientriamo e da Bergamo praticamente facciamo a ritroso la strada che abbiamo fatto questa mattina. Siamo un paio di chilometri da Mezzoldo, circa 600 metri di altezza siamo adesso, mancano 123 km all'arrivo, sono le 15:20 e ci sono 20 gradi. Ridendo e scherzando, ragazzi, siamo arrivati a San Giovanni Bianco. Se ci tenessimo sulla destra si aprirebbe un altro Luna Park, Val Taleggio. Sarebbe tanta roba, ma sono già le 4:20 e vorrebbe dire arrivare a casa col buio. Abbiamo fatto tante volte, mi dispiace perché stiamo qui ed è un posto veramente top, ma lo faremo un'altra volta faremo la Val Taleggio e ci torneremo, eccola qua, da qui si apre un'altra porta del paradiso, Val Taleggio magica, colori, asfalto. Poi a quest'ora figurati ci sarà traffico e io preferisco andare quando non c'è nessuno, come voi sapete. Qui si bracia a tutto andare, guardate qua che fuoco che c'è, festa di fine estate. Faranno le castagne probabilmente con tutta quella brace lì. Sono le 16, ci sono 24 gradi e ci stiamo ripiombando nell'incubo di questa mattina, ovvero le code. Qui non è che abbiamo molta scelta, qui stiamo puntando Dalmine rientreremo in autostrada fino alle porte di Milano, dopodiché tangenziale si torna verso casa. Qui la questione traffico è molto seria da queste parti, perché c'è una strada sola ed è piena di negozi, centri commerciali e quant'altro, e quindi si crea un imbuto, diciamo così. E pensare che tanti lavori sono stati fatti su questa strada, prima
prima era ancora più drammatico. Comunque adesso ci riavviciniamo, poi ci salutiamo più tardi. Siamo arrivati alla fine di quest'altra giornata. Spero che il giro vi sia piaciuto. Sono circa le 17:30, sono a più o meno 20 km da casa. L'invito è sempre lo stesso: se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta benzina. Ciao, al prossimo video!